Salve a tutti, per chi non mi conosce io sono Ciro Cerullo. Questa volta ho il piacere di mostrarvi come sostituire il lavello ed il miscelatore della vostra cucina. Per chi non lo ha mai fatto dico subito che non deve preoccuparsi assolutamente perché è davvero un gioco da ragazzi farlo. Allora incominciamo, svito questo raccordo, poi svito quest'altro raccordo e alla fine sfilo il tubo di scarico e in questo modo ho rimosso l'intero sifone. Ora chiudo il rubinetto dell'acqua calda e quello dell'acqua fredda. Ora con una chiave da 13 e un'altra da 23 svito il raccordo dell'acqua calda per scollegarlo dal rubinetto a muro. La stessa cosa la farò anche sul rubinetto dell'acqua fredda. Bene, anche l'acqua è stata scollegata, ora per rimuovere il lavello devo solo svitare circa 8 viti che lo tengono fissato al piano cucina ed è fatta. Questa è la prima. Questa è la seconda e man mano le rimuoviamo tutte. Il lavello è libero, ora diamo qualche spinta sotto per sollevarlo. Con una spatola rimuoviamo tutto il vecchio stucco sigillante che è rimasto attaccato al piano cucina. Siccome questi due rubinetti al muro, eccoli qua, sono molto vecchi, allora preferisco cambiarli. Userò una chiave da 20 per farlo. Li cambio perché all'interno ci sono dei filtri che col tempo si rovinano con il calcare. Poi per quello che costano non vale proprio la pena rischiare. Infatti li ho pagati meno di 5 euro. Eccoli, li ho rimossi, questi qua invece sono i nuovi. Come già vi ho accennato, la coppia costa meno di 5 euro. Come guarnizione di tenuta vi consiglio di acquistare un rotolino di nastro di Teflon come questo, eccolo qua, che costa intorno ai 50 centesimi. Vi consiglio di fare 15 o 20 girate intorno alla filettatura. Per avvitarli possiamo usare la chiave da 20 come abbiamo fatto prima. Mi raccomando, non stringete troppo forte. Una volta installati non dimentichiamo di chiudere i rubinetti. Ecco, questo è quello dell'acqua fredda e quest'altro è quello dell'acqua calda. Ora se vogliamo possiamo aprire il rubinetto principale dell'acqua che alimenta tutta la nostra cucina. Da questa scatola sto estraendo il lavello che devo installare. È prodotto dall'azienda Franke. Il modello si chiama Logica e l'ho pagato solo 120 euro. L'ho acquistato presso il negozio Furleo Sture. Per chi è interessato troverà il link del negozio in descrizione, deve solo cliccarci sopra. Allora, incominciamo a mettere queste clip che servono per fissarlo al piano cucina. Bisogna solo spingere, molto semplice. Per evitare infiltrazioni di acqua, vi consiglio di distribuire queste clip in modo uniforme intorno al perimetro del lavello.
Ora vi faccio un primo piano in modo che potete vedere come si inserisce una clip. Infatti guardate, molto semplice. In questa busta ci sono le due pilette delle vasche. All'esterno della busta invece troverete stampato lo schema di come installarle. Eccolo qua, seguite attentamente lo schema perché è tutto molto semplice e intuitivo. Bene, incominciamo a installare la prima piletta. La cosa importante è che dobbiamo fare attenzione alla guarnizione nera evidenziata da questa freccia gialla. Eccola qua. Deve essere perfettamente in posizione sulla piletta. Bene, la sistemiamo sotto e sopra poi ci andiamo a mettere prima la guarnizione bianca, eccola qua, e poi ci metteremo la griglia. Ora sistemiamo il tubo del troppo pieno delle vasche, seguendo ovviamente le istruzioni riportate sul disegno che vi ho mostrato prima. In questa fase non occorre spiegare nulla, perché come già vi ho accennato, sul disegno riportato sulla busta è tutto illustrato perfettamente. Mi raccomando, non stringete molto le viti che vi sto mostrando, perché queste viti potrebbero poi spaccare la plastica. Con un cacciavite a taglio spingiamo questo anello di forma ovale di plastica finché non va in posizione la guarnizione che si trova sotto. Facciamo la stessa cosa anche con quest'altra piletta. Bene, prendiamo la guarnizione nera, eccola qua, la sistemiamo sopra e poi ripetiamo la stessa procedura. Molto semplice. Mi scuso se mi ripeto, le viti vanno strette molto bene, ma mi raccomando non troppo forte. Come rubinetto miscelatore installerò questo della Nobilis. È di produzione italiana e costa solo 70 euro. Su questo foglio illustrativo troveremo tutte le informazioni che ci serviranno per installarlo. Avvitiamo prima la barra filettata, eccola qua, poi mettiamo la guarnizione sotto e poi sistemiamo tutto sul foro. Ora mettiamo questo anello di gomma nero da sotto, in questo modo. Mettiamo questa piastra metallica, eccola qua. Infine mettiamo il dado da 13. Dallo scatolo vi usciranno anche due flessibili come questi che io vi sconsiglio fortemente di mettere. Eccoli qua. Vi consiglio invece di acquistare due cannette. Eccole qua. La coppia costa 4 euro e sono molto più resistenti. Mi raccomando, non usate chiavi per stringere le cannette. Stringetele solo a mano senza usare nient'altro, altrimenti si rovina la piccola guarnizione. Inoltre la posizione esatta delle cannette è quella che vi sto mostrando nella foto in alto alla vostra sinistra.
In questo modo l'acqua fredda sarà a destra e ovviamente quella calda sarà a sinistra. Infatti dopo vi farò vedere da sotto la giusta posizione delle cannette. Quella dell'acqua fredda sarà a destra, mentre invece quella dell'acqua calda ovviamente la vedrete a sinistra. Adesso rilevo il perimetro del lavello passando il pennarello tutto intorno. In questo modo, come potete notare, sto marcando l'esatta posizione in cui devo sistemare lo stucco sigillante. Ok, la traccia l'ho fatta e questo è il sigillante che è uscito dalla scatola. Poiché credo che sia poco, allora ne ho comprato altro, eccolo qua. 1 metro costa circa 3 euro. Preferisco abbondare con questo sigillante per evitare infiltrazioni di acqua. Bene, allora non devo fare altro che adagiare le strisce sopra la marcatura che ho ricavato con il pennarello. Dobbiamo solo appoggiarla perché aderisce subito. Generalmente si applica una sola striscia, ma per una maggiore sicurezza io farò 2 passate. Per questo motivo ho acquistato altro stucco sigillante. Eventualmente, se volete, potete acquistarlo presso qualsiasi negozio di ferramenta. Bene, come vedete ho fatto un bel cordolo tutto intorno. In questo modo sono certo che non ci saranno infiltrazioni di acqua sotto al lavello. Adesso possiamo installare il lavello facendo molto attenzione a non rovinare lo stucco sigillante che abbiamo messo. Facciamo un po' di pressione con le mani per farlo affondare nello stucco, ecco, in questo modo. E poi avvitiamo tutte le viti delle clip per fissarlo definitivamente al piano cucina. Il lavello è sistemato, ora tagliamo a misura le cannette. Possiamo usare una sega come questa oppure un attrezzo come questo, eccolo qua, che costa dai 2 ai 5 euro. Molto comodo. Segniamo con il pennarello il punto esatto in cui tagliare la cannetta. Il taglio dovrà essere fatto più o meno a livello della linea tratteggiata nera che avete visto, che poi sarebbe al centro del grosso raccordo da 23. La cannetta è stata tagliata e come vedete la sua lunghezza arriva più o meno al centro del grosso dado da 23. Ecco, io ho messo una freccia gialla per spiegarmi meglio. Adesso non ci resta che fare il collegamento. State a guardare che è molto facile. Installo prima la ghiera filettata conica da 13, in questo modo. La infilo sul tubicino. Poi metto la rondella conica con la faccia conica rivolta verso l'alto. Ecco, io ho messo la freccia gialla per farvi capire meglio. Metto la rondella piatta, eccola qua. Metto poi questa guarnizione di gomma nera con la parte conica, questa volta rivolta verso il basso.
Metto il raccordo da 23, eccolo qua, sulla sfera ed infilo tutto sulla cannetta. A questo punto avvitiamo un pochettino a mano, in questo modo, il raccordo da 23 sul piccolo rubinetto. Ora con una chiave da 13, eccola qua, e un'altra da 23, eccola, stringiamo bene. Ora serriamo anche l'altro raccordo utilizzando sempre una chiave da 13, però questa volta anche una chiave da 19. Infatti guardate. Ok ragazzi, adesso facciamo la stessa cosa anche con la cannetta dell'acqua fredda. Ecco, col pennarello marchiamo il punto esatto dove effettuare il taglio, più o meno al centro del grosso raccordo da 23. Ecco, vi ho messo la freccia gialla. Quindi inseriamo il raccordo da 13, eccolo qua, poi metteremo la rondella conica, eccola, la rondella piatta e la guarnizione conica di gomma. E infine facciamo tutto esattamente come già vi ho mostrato, molto semplice. Mi raccomando, stringete bene, ma non fatelo in modo eccessivo, non occorre mettere molta forza. Il collegamento delle cannette è stato realizzato. Vi invito ora a notare la loro esatta posizione sotto al lavello. Infatti guardate, avremo quindi l'acqua calda a sinistra e ovviamente quella fredda a destra. Ora dobbiamo installare il sifone e guardate con molta attenzione il disegno riportato sulla busta, eccolo, in modo da poterlo fare correttamente. Inizio prima con i collettori delle pilette. Mi raccomando, seguite attentamente il disegno che vi ho mostrato, in questo modo non sbaglierete assolutamente. Taglio un pochettino il tubo verticale perché è un pochettino lungo. Il sifone è stato assemblato, eccolo qua, ora possiamo avvitarlo sotto le due pilette. Mi raccomando, non stringete troppo forte perché essendo di plastica questi raccordi potrebbero rompersi. Se poi durante il collaudo ci accorgiamo di qualche piccola perdita, solo allora daremo un'ulteriore stretta. Il problema che ho in questo momento è che quest'ultimo tubo, guardate, non si trova in linea con il tubo di scarico che si trova al muro, guardate, sono disallineati. Quindi userò questo tubo bianco flessibile per collegarmi.
che ho pagato soltanto 2 euro. Quindi metterò la guarnizione, avviterò il raccordo ed infine infilo questo tubo nello scarico a muro. Molto probabilmente il vostro scarico a muro non sarà come il mio, perché il mio non è a norma, io l'ho trovato già così. Probabilmente voi vi troverete un foro al muro con una grossa guarnizione nera di gomma e non dovete fare altro che inserire il vostro tubo di scarico dentro ed avete fatto. Molto semplice. Con un taglierino eliminiamo lo stucco sigillante in eccesso che fuoriesce dal nostro lavello. Mi raccomando, non tiratelo, dovete prima tagliarlo e poi tirare. Mi raccomando, questa è una cosa importante. Effettuate prima l'incisione con il taglierino e poi rimuovete lo stucco sigillante. Se volete acquistare lo stesso lavello che mi avete visto installare in questo tutorial, cioè il modello Logica prodotto dall'azienda Franke, allora potete rivolgervi presso il negozio Furleo Store. Troverete il link di questo negozio in descrizione. Lo pagherete circa 120 euro, mentre invece il rubinetto miscelatore lo pagherete intorno ai 70 euro. Ovviamente potete trovare anche altri modelli, sta a voi la scelta, è ovvio. Per concludere, ora non ci resta che installare la doccetta. Eccola, guardate quanto è bella. Anche questa è uscita dalla confezione del miscelatore che mi avete visto installare. La procedura mostrata in questo video va bene per qualsiasi tipo di lavello, anche per quelli costruiti con materiale sintetico. Carissimi amici, guardate che bello! Un lavoretto molto semplice, alla portata di tutti perché facilissimo da realizzare. Ora non ci resta che fare un piccolo collaudo per vedere se è tutto ok. Per prima cosa dobbiamo chiudere i tappi delle vasche, quindi faremo in questo modo, guardate, una leggera pressione al centro del tappo, ecco, è uno e anche quest'altro, guardate, è fatto. Ora spingeremo la leva all'indietro in questo modo per fare uscire l'acqua. Sulla doccetta ci sono due pulsanti, a seconda di quello che pigiamo uscirà il getto pieno o il getto a pioggia. Infatti guardate, getto pieno oppure getto a pioggia. Possiamo anche sganciarla in questo modo e indirizzare l'acqua dove vogliamo. Allora facciamo attenzione, se spingiamo la leva tutta a destra, guardate, in questo modo uscirà l'acqua fredda, poi a centro si fermerà l'acqua, tutta a sinistra avremo l'acqua calda, a centro ci fermiamo, poi se spingiamo tutto indietro abbiamo l'acqua tiepida. Possiamo andare anche dal freddo direttamente al caldo, molto facile. Ora sturiamo entrambe le vasche per vedere se ci sono perdite di acqua al di sotto del lavello. Do un'occhiata e mi sembra tutto ok. Il collaudo è andato a buon fine.
Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!